Ciao, io sono Enzo Sacchettino, la gente mi conosce come Danielino per il ruolo che ho interpretato in Gomorra. Oggi vi ho portato qui a Scampia non solo per farvi vedere le solite cose, la bruttura, il degrado di questo posto, ma bensì per farvi vedere che qui a Scampia c'è molto altro. È stato proposto un ruolo in Gomorra, 14enne, io ho accettato. E niente, dopo un po' che abbiamo finito di girare questa fiction, essendo un 14enne comunque di Scampia, un quartiere molto difficile, sono stato, come dire, immischiato in una rissa, dove un ragazzo è stato ferito con una decina di coltellate e sono stato arrestato. Ho passato vari mesi in carcere, minorile, e poi delle pene alternative come la comunità. Vabbè, non nascondiamolo, comunque, come dire, la camorra e cose varie hanno la loro, come dire, da attire, no? Comunque un po'. Cioè, sei nato qua perché mai nessuno ha fatto vedere altro. No, non è che hanno fatto vedere una strada alternativa, no. Qui ce l'abbiamo creata noi, ogni cosa che c'è qui a Scampia ce l'abbiamo creata noi con le nostre mani. Non ci ha mai dato niente nessuno. Assaggi tutte cose, anzi, posso dargli in coppa. Si posso dargli proprio. Va bene qua. Sono nato in una famiglia con 5 fratelli, 4 maschi e una femmina. Mio padre faceva attività illecite per portare avanti questa famiglia numerosa. Oh, frate, ma che devi, dai? Io non voglio essere ripreso, per questo sto alle spalle. Sono stato a Nisida per 3 anni per un reato di rapina. Sono uscito dal 2015, poi al 2016 sono andato a lavorare. Che lavoro fai? Un meccanico. Mi sono trovato in un contesto che non era mio, però purtroppo ci stavo e ci sono stato. Hai rapinato un supermercato. Sì, Ti ricordi quando stavi a Nisida? sì, è stata un'esperienza né brutta né bella, comunque sono ricordi che non passano. Ti sei imparato là a fare qualcosa di No, meccanico? no, mi sono imparato a fare ceramica là. Io ho provato a fare il meccanico di auto, ma non c'era possibilità. Ho lavorato anche da negozi per portare le spese e nemmeno là c'è stata la possibilità. E poi un giorno comunque avevo bisogno e sono andato a fare la rapina. E lo Stato là è intervenuto, solo là però. Io vorrei avere una famiglia e una casa. E basta. Per adesso come vivi? Adesso, per adesso vivo bene, poi non si sa il domani, non è mai sicuro un mestiere così. Fino al 2007 economicamente stavamo più che bene. Poi non ricordo preciso la data, comunque nel 2007 furono arrestati mio padre, mio fratello, insieme a mia mamma, mio zio e mia zia, per l'associazione familiare. È da lì che inizia tutto, io avevo 9 anni. Io, diciamo, come sbandato, che dire. Frequentavo compagnie, i miei amici, diciamo, che da piccoli, ognuno di noi aveva una storia dura, no? Una storia pesante. Siamo nati proprio nella sofferenza, quindi ne abbiamo passate tante. Ho spacciato, qualche volta ho fatto qualche rapina anche.
Ma ero piccolo, ripeto, ero piccolo, quindi credevo che il giusto era quello perché qui a Scampi è difficile, cioè la maggior parte sono tutte storie dure. Scampi è grande, no? Secondigliano è grande, ci stanno tante case ma zero lavoro, quindi pensa un po' a mantenere tutte queste case, con tutte queste famiglie senza un lavoro. Quindi da qui nasce la Camurra e tutto. Ti trovi costretto a fare determinate cose. Quello che abbiamo qui, ripeto, è quello che noi abbiamo creato. Con le nostre mani, nessuno ci ha aiutato qui. Dai ragazzi che conosco, ognuno di noi qui ha un talento. Ognuno ha un talento. Solo che non c'è nessuno che li scopre questi talenti, no? Sono abbandonati questi talenti. Ed è peccato. Mi è sempre piaciuto recitare. Ho fatto al Revuoto, la compagnia con Mammut, i centri territoriali della zona, che cercano anche loro, nel loro piccolo, di aiutare questi piccoli ragazzi. Ciro ha un cortometraggio che si chiama Ciro. Io ero timido davanti alla telecamera, molto timido. Il prodotto piacque comunque. E lo presentarono al Festival di Roma dove vinse dei premi e nella sala si trovava anche il regista di Camurra. Felicissimo io, no? La mia passione recitare per la prima volta perché con delle cose serie, delle telecamere serie. In quei mesi ero solo determinato sul mio personaggio, sulle scene, ero a 1000, no? Ero felice. Ciao. Andiamo a Casa mia, come no? Andiamo. Magari facciamo un bell'attimo. Vai. Questo è il mio grande alloggio. Salve. No, non fa niente, non fa niente. Questa è casa mia, dove io ho occupato. Sono quasi 3-4 mesi, purtroppo soldi non ce n'è, lavoro non ce n'è. Con me qua convive mia nuora, che è incinta e tiene una creatura in 1 anno e mezzo, e mio figlio. Un altro figlio mio sta sopra come occupante. Purtroppo, che sia la situazione, io non tengo a casa, se pure mi cacciassero fuori, io non tengo a lui. Se venite vi faccio dimostro un po' la situazione come sta. Casca un bagno. Guardate come stiamo situati. Questa è una bella porta scorrevole, che c'ho davanti la mia camera, questa è la mia camera da letto. E c'ho una bella porta che si leva e si mette a sparagno. E sparagno non mai guadagno. Un bagno tenuto compensato, ma chi è questo? Quando andiamo in bagno facciamo così. Noi siamo arrivati ai tempi guerra. Casto un chi che tenga a sparo con te perché mi vengano lì. Questi fossero i foresti. Qua ero mio e mio figlio di 18 anni. Sono andata all'ufficio alloggio appena uscito dopo 10 anni di carcere, sono appena 2 anni che sto fuori. E non posso fare persona. Pagare 30, 40 euro, pure 50 euro, ma pure 100 euro al mese. Ce la potessi fare. 300, 400 euro al mese, ma repigli. Ha già criminalizzato. Io non posso criminalizzare perché 10 anni per me sono stati 10 anni. Io ero un associato. Che significa? Associazione significa 10 anni sono pesanti, erano 28, vabbè, grazie a Dio. Essendo detenuta, sei più sistemata, che mi sento proprio scarrubata, abbandonata da tutti e tutti. A magari là ci stavano gli agenti penitenziari, che pure si venivano e tuzzicavano, sentiva qualcuno, va serve qualcosa, che nessuno ti sa, e può fare quello che vuoi tu. Terra di nessuno, ognuno si comanda per sé. Un lavoro. Non voglio né un sussidio, niente, perché un sussidio l'ho dato mezza volta e non l'ho di più. Oggi tengo 47 anni. Cazzo ho fatto la vita mia, niente, non ho mai avuto un lavoro, mai niente. Non mi è aspettato mai niente. Separazione, figlio nuovo, dici tu perché? È perché la legge così dice.
ci vive mia nuora con mio figlio e un bambino di 1 anno e mezzo e incinta di 5 mesi. Stiamo inguaiati di catarro per le creature, non sta tanto bene, quindi sta un po' dalla mamma, va e viene. A noi non ci fa piacere di stare qua, non ci fa proprio piacere di stare con questa bella porta scorrevole per chi tu bagna, una stanza diretta così che sta maniera che finestre che non ci stanno proprio, stiamo che porta appannata, ci farebbe piacere dormire così. Una porta che sta maniera l'entrata, che si ha avuto vento, ha avuto in terra. Ciao, buona giornata. Ciao. Questa è una cosa che forse si pensavano a fare, non ci riuscivo. Dopo ho girato Comurra, ho ripreso, diciamo, a fare cose che io pensavo che fossero naturali, no? La mentalità che hanno qui i ragazzi, purtroppo, sai qual è? È quella di essere vogliono sempre sembrare di essere superiori. Qui, ad esempio, la moda è girare sul motorino, i vestiti belli, fatti vedere. Magari si comprano un motorino, ad esempio, di 3-4 mila euro e non si muovono a casa, non si muovono da scambia, perché questa è la mentalità. Perché non si vuole? È perché conoscono solo scambia, se hanno una cosa bella, vogliono girare sempre qua, vogliono avere punti. È importante qui avere punti. I punti si acquistano facendo reati, avere le cose costose, vestiti belli. Ma la colpa non è loro, assolutamente. La colpa è di chi li ha abbandonati, chi ha abbandonato questo quartiere. Loro conoscono solo questo, non conoscono altro. Anche io non conosco altro, non è che io sono uno di loro, comunque, sono uno di qua, sono nato qua. Lo so, ci manca questo numero. Pronto? Signore, sì. E mo stiamo a scendere da dove, come? Come? Ah, ho capito. E mo parlo con il regista, parlo con lui, vediamo. Va bene, di niente, a voi, ciao. Andrea, signore, che là dove siamo stati adesso, mi dice che ha ancora qualcosa da dirti. Adesso stiamo andando in un punto più elevato della villa. La punta proprio. Coppa villa. Io che ho già perso sonno e la fantasia, sta vita mia che n'ha già fa. Sto aspettando che sarà sti finestre che non sentono. Maria, che stanotte non si può dormire. E stella in cielo mo s'affacciano e dinto mano mo si specchiano. Si torna a Napoli d'essere nata Maria Maria. Si torna a nascere senza morire. Agriato c'è
Entriamo? Qua è casa mia. Si una stella in coppa te, che fa luce in tuo cuore, mi fa